Cari amici del canale, voglio iniziare questo video con una statistica, è la statistica dell'Istat e quindi potete verificarla tranquillamente sul web. Qualche anno fa l'Istat comunicava che il 16% delle famiglie italiane vive la cosiddetta povertà energetica, ovvero non riesce a pagare le bollette di corrente elettrica e gas. Questo cosa significa? Che il 16%, se moltiplichiamo per 2 o 3 componenti a famiglia, abbiamo un totale di 9 milioni di italiani che hanno difficoltà a scaldarsi, a pagare le bollette. Ebbene, è un dato molto significativo, molto importante, molto drammatico. Però ragazzi, qui siamo su un canale tecnico e non voglio che questo video vi faccia ipotizzare che sia un canale benefico, perché ci sono già troppi benefattori alla televisione, sul web e sulla carta, per cui non c'è bisogno anche qui di fare il benefattore. Detto questo, avete capito che i benefattori, soprattutto finti, sono veramente tantissimi. Questo è un canale tecnico, quindi oggi farò, come tutti gli inverni, un video che vuole insegnare a produrre corrente e a scaldarsi. Ci saranno apparecchiature a bassa tensione, ci saranno strumenti economici e il titolo, che è reale, con 150 euro ci potremo scaldare per sempre, ha una valenza molto importante, perché sono strumentazioni queste che durano per sempre. Ovviamente entropia e consumo, chiamiamolo di decadimento classico, normali. Abbiamo un pannello fotovoltaico, questi durano 30, 40, 50 anni, ve lo dimenticate. Abbiamo una batteria che non dovete comprare nuova, perché andrete da un elettrauto a dire me ne dai una usata. Non serve a far partire un'auto, quindi non servono spunti. Questa lavorerà sempre in maniera morbida, sarà caricata durante il giorno dal sole e sarà scaricata con quello che vi farò vedere per scaldarvi per sempre, tutti gli inverni. Ragazzi, è un impianto molto semplice, minimalista. Non ho contemplato in questo la 230 volt, che invece ho fatto nel video dell'anno scorso, dove addirittura avete anche andate a vederlo, dove avete la 230 volt se volete far andare anche qualche apparecchiatura sempre contenuta, qualche stufettina in un ambiente ristretto. Qui oggi parleremo solo e soltanto di bassa tensione, quindi un basso costo, prodotti essenziali. E ragazzi, spero che questo video vi piaccia, soprattutto vi serva se state guardando questo canale e siete nell'indegenza, siete nella difficoltà economica con le bollette. Bene, con questi prodotti voi siete in casa al caldo, al tepore, e ragazzi, lo sapete meglio di me, vi cambia la vita quando vivete in un ambiente caldo. Anche a coloro che sono in macchina, ragazzi, direttamente, senza pannello, quindi risparmiando anche dei soldi, potete installare tutte queste cose a bassa tensione nell'auto. Spero il video sia interessante, ragazzi, e pensate soprattutto anche ai vostri vicini, alla vecchietta, a chi non ha mezzi economici per comprare neanche le cose essenziali. Potrebbe essere un'idea anche aiutarli. Come avete visto, lascio tutto a voi e a me nelle scelte personali che cosa fare, perché quando si fa generosità l'ostentazione è sempre deludente, invece quando le cose vengono dal cuore, senza dirlo a nessuno, c'è un effetto più significativo, mantenendo e salvando anche la dignità degli altri. Buona visione. Partiamo quindi con questo video. Che cosa vi farò vedere, ragazzi? Vi farò vedere come mantenere il vostro corpo al caldo attraverso questo prodotto, che è un gilet termico. Ragazzi, quando siete a casa e non avete potuto pagare la bolletta, vi hanno staccato la corrente, voi siete sul divano con 100 coperte, col cappello, eccetera, non è bello. Quando invece indossate questo, ragazzi, dopo lo vedremo anche attraverso i test, voi proverete una sensazione di caldo tale per cui vorrete anche spegnerlo. Ed è bello quando purtroppo nelle difficoltà abbiamo almeno il caldo, soprattutto per l'inverno che sta arrivando a manetta. Che cosa vedremo anche? Vedremo luci di emergenza, molto semplici, alcuni prodotti che vi ho presentato che lavorano a bassa tensione, quindi avremo una luce di emergenza anche per camminare in casa, vedere cosa è successo, piuttosto che scendere, attaccare il contatore, o stare in casa con delle luci che ci possono mantenere l'ambiente
non al buio, confortevole. Quindi può essere anche utilizzato questo video, questi prodotti per emergenza, perché la playlist dove è posizionato è esattamente questa, quindi andate a vedere anche gli altri video. Ebbene ragazzi, quando siamo a casa e abbiamo il corpo al caldo, abbiamo la luce e abbiamo la ricarica del nostro telefonino con il quale possiamo comunicare con i nostri parenti e quant'altro, abbiamo già fatto tanto. A questo, nelle cose fondamentali, si aggiunge ovviamente il cibo. Ebbene, adesso avvicinerò la telecamera, ma prima di questo, perché poi vi farò vedere anche come si montano tutte queste cose qua, andremo di là in laboratorio dove vi farò vedere proprio le cose semplicissime che dovete fare per fare anche un impianto in sicurezza. Ebbene, iniziamo col primo prodotto, che è esattamente questo giubbetto, è un gilet questo, c'è un senza maniche, e questo praticamente è riscaldante, ma ragazzi adesso lo accenderò, lasciamo qualche minuto in azione, consuma poco e scalda tantissimo, e ha anche attraverso questo pulsante 3 posizioni di calore, quindi passano dal verde, dal blu e dal rosso. Se mettete sul rosso potete andare fuori in mezzo alla neve che cuocete. Come viene alimentato? Attraverso, nella sua tasca, vedete all'interno, c'è una presa USB protetta, ok? Voi sganciate la protezione e l'attaccate direttamente al battery bank, ok? A questo battery bank attaccate questa presa, scusate, lo mettete in tasca, quindi viene inserito nella sua tasca, chiudete anche la cerniera se volete, qui non si scaldano perché i consumi sono veramente bassi ed è in totale sicurezza a bassa tensione. Vedete il pulsante che vi ho fatto vedere prima? Ebbene, voi lo tenete premuto e questo si accenderà. Quando si accende, eccolo qua, inizia a scaldare. Questa è la posizione massima. Poi potete scegliere anche una posizione inferiore e una posizione molto più light, che è questa verde. Ebbene, lui adesso sta funzionando, si sta scaldando. Immaginate di indossare questo prodotto e di trovarvi in un ambiente freddo. Adesso, mentre parlerò del resto, quindi facciamo tutta una diretta, lo lasciamo sulla potenza massima, che è questa col rosso, e vediamo in quanti minuti lui raggiungerà la temperatura diciamo tiepida, idonea a scaldarsi. Ebbene, il punto non è il battery bank, il power bank e il giubbetto, perché potremmo farlo anche con la corrente di casa. Il punto è l'emergenza. Ecco che allora dobbiamo costruire un impianto che possa generare la corrente che ci serve, perché ci hanno staccato la luce, perché non possiamo pagarla, perché siamo in questa condizione da tempo, perché viviamo in macchina e ci sono, ragazzi, in Italia 96.000 persone che vivono alla ghiaccio, cioè che non hanno una casa, e 96.000 sono tantissime. Ora 9 milioni invece che hanno difficoltà a pagare le bollette. Ebbene, attraverso questo progetto noi siamo autonomi sotto questo profilo, ci scaldiamo a costo zero. Bene, vedremo come connettere il nostro pannello fotovoltaico alla batteria. La connessione non può essere diretta perché sennò la batteria si rovinerebbe, perché questa è una tensione superiore, il sole continuerebbe a buttare dentro, ci vuole un tramite. Il tramite è esattamente questo. Che cos'è questo? È un regolatore di carica. Questo adesso ecco una cosa importante, ragazzi, io metterò le foto dei prodotti fondamentali, che sono il pannello, il giubbotto, il battery bank e il regolatore di carica. Queste sono le cose più costose che contribuiscono a questi 130, 140, 150 euro totali. Poi ci sarà qualche fusibile, qualche cavo, e lo vedremo di là in laboratorio. Perché metto i prezzi? Perché, ragazzi, ogni video che faccio i magazzini si svuotano, i commercianti vedono questi acquisti e cosa fanno? Innalzano i prezzi. Allora mi raccomando, attenetevi a questi che sono prezzi ricercati, bassi, di prodotti che funzionano bene. E lamentatevi, cioè mandate un messaggio dicendo: ma io ho visto il video di Gianni e costava meno di questo, perché l'hai alzato? Allora capite che la speculazione è sempre in agguato. Torniamo a noi. Dal pannello vedremo come collegare questo regolatore di carica, dal regolatore di carica andremo alla batteria. Quando il sole avrà caricato la batteria,
questo in automatico rallenterà l'ingresso nella batteria in modo che non la andremo a bruciare. Questo è il passaggio che faremo. Ma attenzione, questo regolatore di carica ha questa uscita USB. Perché questa uscita USB? Perché è esattamente la presa che ci serve, con la quale attraverso i vari cavetti che abbiamo già, che sono il cavo telefono, e questo per un iPhone, ma ci sono i cavi per gli Android, questo è un cavo Android, ma è anche il cavo del battery bank, quindi alla fine con due cavi, o se voi avete il sistema Android con un cavo solo, voi cosa farete? Caricherete il telefonino oppure caricherete anche il battery bank. Ebbene, dal sole passiamo nel pannello, passiamo dal regolatore di carica, carichiamo la batteria, carichiamo il battery bank e utilizziamo direttamente anche la 12 volt, perché questo regolatore di carica ha anche un'uscita LOAD con la quale possiamo utilizzare a 12 volt. Che cosa? Delle lampade a 12 volt che mettiamo qua dentro con l'interruttore. Dovremmo fare un piccolo impiantino fatto di cavi, sistemato su un muro. Io vi farò vedere adesso come si monta il tutto con una sistemazione tutto su batteria, quindi molto compatta, molto trasportabile. Ma la cosa fondamentale è esattamente questa. Il sole, il regolatore di carica, carichiamo la batteria, il battery bank e il giubbetto e siamo al caldo. Adesso ragazzi, in diretta, perché l'ho attaccato, l'avete visto, voglio portare qui la telecamera e ho portato la mia solita pistola termica molto semplice per vedere che temperatura abbiamo raggiunto all'interno di questo giubbetto. Buona visione ancora. Ebbene ragazzi, avviciniamo la mia pistola e siamo all'esterno del giubbetto. Vediamo che in bianco si vede l'istantanea, invece in blu quella che si è stabilizzata, cioè la massima. La massima sul blu ci segna 28, invece la variabile può oscillare tra 22, 23, eccetera. Abbiamo 28 gradi di massima. Adesso ragazzi entriamo all'interno del giubbetto e vediamo che temperatura si è sviluppata. Qui siamo esattamente a 52 gradi, 55 gradi di massimo, vedete io mi sto muovendo 55. Chiaramente ragazzi questa temperatura perché c'è il corpo che non assorbe, ma vi posso garantire che arriviamo tranquillamente, se non siamo all'esterno, a oltre i 40 gradi. Cioè è una cosa micidiale. Qui abbiamo raggiunto 56.4, cioè ve lo faccio vedere da qui, è la temperatura massima raggiunta, vedete quella in blu in basso a destra, e invece la parziale esterna varia. Cioè ragazzi con questa temperatura, questi sono gradi centigradi, c'è la C di centigradi, non ho posizionato su Fahrenheit, quindi sto impugnando la pistola mantenendo il pulsante, 56.4 raggiunti internamente. Ora se apriamo adesso il giubbetto, sganciato la pistola, ecco qua, misuriamo la zona interna, vediamo che ci sono proprio questi 50 gradi generali, un po' dappertutto, vedete? Anche qua nella zona inferiore, adesso chiaramente avendo aperto c'è una sorta di dissipazione, però sempre molto caldo, tra i 30 e i 40 gradi. Ebbene questo questa è la reale temperatura generata da questo giubbetto, chiamiamolo a vuoto, dopodiché sarà tutta assorbita dal nostro corpo e la batteria consumata nel battery bank è veramente poca roba. Ragazzi, c'è da cuocere. Era sulla posizione rossa, posizione blu meno, posizione verde meno. Siamo in casa, lasciamo il verde o il blu, siamo all'aperto, mettiamo il rosso, se fa freddo, quanto freddo fa. Ci dobbiamo ovviamente gestire. Le tre posizioni sono fondamentali, se no veramente se in casa abbiamo 15 gradi, 12 gradi e mettiamo sul rosso è troppa roba. Ma se fuori o in casa abbiamo temperature che si avvicinano allo zero, allora il rosso tra assorbimento e dissipazione è necessario. Ragazzi, adesso ci spostiamo di là in laboratorio, sul mio bancone dove monto e smonto le cose e andremo a creare l'impianto, ad assemblarlo. È una cosa semplicissima, un po' di manualità, fatevi aiutare da esperti sempre se non siete capaci, perché qua lavoriamo a bassa tensione ma abbiamo a che fare con la batteria, che è un elemento a 12 volt, innocuo, ma dentro c'è tanta potenza che si può sprigionare attraverso i corticircuiti e quant'altro. Quindi facciamo sempre attenzione quando maneggiamo l'elettricità. Buona visione, andiamo in laboratorio. Per prima cosa dobbiamo trovare un pezzo di compensato. Questo si trova anche
nei vari centri tipo Brico eccetera, e deve essere circa della stessa misura della batteria. Vedete, questo è un montaggio che voglio fare sopra la batteria. In questo modo noi abbiamo un supporto che dovrà contenere tutti quei pochi attrezzi. Cosa farò io? Taglierò dei pezzi di nastro adesivo. Questo è biadesivo, quindi una fetta, ovvero un pezzo andrà qui e un altro pezzo qua. Perché li ho messi in questa posizione? Adesso ve lo spiego. Nel momento in cui sgancerò la pellicola protettiva del nastro biadesivo, ebbene, scusate che si è sganciata male, eccolo qua. Ebbene, andrò a posizionare questo su questo lato, ok? Che è quello fisso. Quindi posizionandolo qua sopra e premendo, noi abbiamo fatto aderire in maniera stabile il nostro pezzo di legno. Qui avviteremo tutti i vari componenti. Primo componente, il fusibile della batteria. Secondo componente, il fusibile del pannello fotovoltaico che va al regolatore. Terzo componente, proprio il regolatore, e lo lasciamo in mezzo. Vedete che questo è pannelli, questa è batteria, lasciamo in mezzo rispetto ai due fusibili, quindi rimarrà un po' decentrato sulla destra, ok? A questo punto noi taglieremo i morsetti dalla batteria al fusibile al regolatore e questo cavetto, che è un pezzo di cavo che ho fatto con due MC4 che andranno al pannello fotovoltaico e invece questi andranno al regolatore di carica passando per il fusibile. Ok, adesso vediamo i vari cavi come vengono assemblati. E questa è l'ultima vite che affranca i vari componenti. Tutto adesso è fissato in maniera stabile. Ragazzi, più difficile a dirlo che a farlo, veramente un impianto molto semplice, ma voglio come al solito spiegarvelo nei dettagli. Qui c'è il polo negativo della batteria, ancora non è connesso, io l'ho solamente agganciato al legno, ok? Qui c'è il polo positivo, ok? La cosa fondamentale, ragazzi, è mettere questi morsetti così per segnare già da subito i poli, perché non dovete assolutamente sbagliare. Il punto è questo, da qui arrivano i pannelli, vedete? L'attacco è MC4 positivo e negativo. Ora, se guardate, io ho messo la femmina sul rosso, perché? Perché quando fate una prolunga fotovoltaica bisogna fare il contrario, quindi femmina sul rosso perché arriverà di là dove c'è il pannello con l'aggancio MC4 positivo, quindi là dove c'è il negativo bisogna mettere il maschio e il maschio arriverà di là dove sul negativo c'è la femmina. Fatto questo, ho agganciato il meno nel fusibile, che deve essere il 40% in più dell'amperaggio del pannello, in questo caso è un 8 A, io ho messo qua un 12 A. Dal negativo entriamo, senza sbagliare, nel negativo del solare, batteria solare carichi, solare. Invece direttamente il rosso lo metto dentro al regolatore di carica. Possiamo fare il contrario anche? Certo, assolutamente sì. Difatti qua ho fatto il contrario. Vedete, questo è il lato batteria, quindi il positivo che arriverà dal morsetto della batteria entra nel fusibile e va nel regolatore di carica, e il negativo direttamente alla batteria. A questo punto noi, attaccando la corrente, ovvero il morsetto negativo e il morsetto positivo, dovremmo vedere accendersi la luce verde di buon funzionamento. Vediamo se invece scoppierà tutto. Non è scoppiato niente, si è acceso il LED verde, significa che il regolatore di carica è pronto per essere utilizzato. A questo punto qua possiamo attaccare i pannelli fotovoltaici. Ragazzi, se ho montato il tutto ed è tutto pronto, posso attaccare prima i pannelli fotovoltaici? Mai, se no si brucia il regolatore di carica. Quindi sempre prima attaccare la batteria, poi i pannelli e poi i carichi, oppure solo la batteria e i carichi. Quando sganciamo, sempre prima togliere i pannelli, togliere i carichi
e sganciare la batteria. Questo è l'impianto, ragazzi. Il pannello fotovoltaico viene installato sul balcone dove volete voi, viene agganciato a questi due MC4, la corrente entra, c'è già la batteria connessa, carichiamo la batteria e utilizzeremo i carichi come adesso vi farò vedere. Il primo carico che andrò ad attaccare è esattamente il battery bank. Io ne ho preso uno a caso, comunque ci sono i link sotto al video come sempre. Aggancio quella che è la USB, la mini, dopodiché aggancerò, e voglio farvelo vedere il funzionamento, aggancerò all'uscita dell'USB e vedete che si è acceso, sta caricando. Praticamente stiamo utilizzando la batteria, tanta energia, qui ce n'è tantissimo, questo lo caricheremo veramente tantissime volte, nevica una settimana, noi avremo la nostra energia per le nostre cose e andremo a caricare proprio il nostro battery bank. Adesso vediamo invece l'aggancio di un altro prodotto, sempre direttamente, ovvero di questa torcia. Questa è potentissima, ragazzi. Questa è già una USB, consuma pochissimo ed è potentissima. Io l'aggancio direttamente all'USB, vedete? E lei è pronta a essere utilizzata. Schiacciando il tasto parte una luce incredibilmente... Non la punto in telecamera perché ho paura che mi bruci e questa illumina in maniera incredibile. Se voi la posizionate così in alto sul tetto di casa, sul soffitto, scusate, lei illuminerà a giorno veramente tutto quanto. Ok? Questa è quella di emergenza e qui abbiamo utilizzato esattamente la porta USB in uscita che in questo caso da questo regolatore può far uscire 5 volt 1,2 A massimi. Qua invece possiamo utilizzare carichi a 12 volt. Attacchiamo adesso un carico anche sulla 12 volt, lo facciamo volante. Io ho creato questo che è una lampadina da 21 watt della macchina con i due morsetti, li metterò direttamente qua dove c'è l'attacco viti e vedete che lei nella maniera più totale si accende. Ebbene, qui qualsiasi carico che abbia ovviamente basso amperaggio, perché anche qui escono pochi ampere, e questo è un 12 volt. Se abbiamo strumentazioni, una piccola radio, uno stereo, ciò che funziona a 12 volt esce direttamente da qua. Ragazzi, non dimentichiamoci lo scopo del video, cioè quello di scaldarci in inverno. Quindi quando abbiamo scaldato il nostro giubbetto attraverso il battery bank che avete visto, quello è lo scopo primario. E poi abbiamo la luce sia 12 volt che quella in emergenza, possiamo caricare il telefonino dalla USB, quindi il 5 volt e la 12 volt con amperaggio modesto da questa batteria, cioè ci darà la possibilità veramente di caricare tante volte. E anche se abbiamo, lo dicevo prima, una settimana di neve non c'è problema. Poi un attimo di sole e ancora corrente che entrerà dai pannelli, regolata dal regolatore di carica in batteria, e avremo energia veramente infinita per ciò che riguarda questo specifico progetto. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Passiamo ai saluti finali. Ragazzi, auguriamo sempre il bene a tutti nella nostra vita quotidiana. E Later, che l'anno scorso scrisse in un commento: Gianni, ma sei rimasto alla seconda guerra mondiale con tutta questa emergenza e questo freddo. Io spero che sia ancora in grado di fare questo commento, perché come ben sapete nella vita tutto cambia e le situazioni si evolvono. E a volte ci troviamo da manager a senza tetto. Spero che invece questo video serva a chi è nel bisogno, serva a chi vuole fare gesti, atti di generosità, e vi rinnovo l'invito a iscrivervi a questo canale e ci vediamo al prossimo. Buona serata.